La storia di oggi si svolge in una piccola frazione piemontese, sulla sponda di un piccolo fiume, un luogo che oggi il tempo sta lentamente cancellando, ma che quell'anno divenne il palcoscenico di un orrore silenzioso. È qui, tra l'erba alta e le pietre umide della riva, che viene ritrovato il corpo di una donna. Era settembre del 1976 e la donna si chiamava Irene Giraudo. Aveva 34 anni, viveva sola, niente marito, niente figli, niente eredi. In paese tutti credevano di conoscerla, ma di lei in realtà nessuno sapeva nulla. Era una donna riservata, indipendente, forse troppo indipendente per l'epoca. Il suo corpo giace accanto a un vecchio mulino abbandonato. Non è in acqua, ma sulla sponda, nascosto tra i rami portati dalla corrente. Il fiume le scorre vicino, abbastanza vicino da far pensare subito a una tragica fatalità. Irene ha un grosso ematoma sulla testa, una ferita compatibile con una caduta violenta. Forse è scivolata sulle pietre viscide, ha battuto il capo ed è rimasta lì, priva di sensi, mentre il rumore della corrente copriva ogni sua possibile richiesta di aiuto. L'ipotesi dell'incidente sembra inevitabile, comoda, rapida da archiviare per la polizia, che si era precipitata sul posto del ritrovamento la mattina seguente, dopo che un uomo che stava transitando sopra il ponte aveva notato il corpo di una persona giacere a terra senza vita. Le indagini iniziano subito, perché anche se a prima vista poteva essere sembrato un incidente, ci volle davvero poco per capire che in realtà Irene non era caduta per sbaglio, era stata uccisa. A far subito decretare il caso come omicidio fu un dettaglio raccapricciante. Irene Giraudo ha delle lire arrotolate in bocca, poche banconote, strette, infilate a forza tra le labbra. È un gesto crudele, preciso, terribilmente intenzionale. Sembra un messaggio, una punizione, un'umiliazione postuma, un modo per sigillare la sua bocca e sporcare la sua immagine prima ancora che inizi la ricerca della verità. E i misteri non finiscono qui. La sera prima, Irene aveva detto a un'amica che sarebbe andata al mulino in bicicletta per un semplice sopralluogo tecnico per un cliente. Ma il giorno dopo, mentre il suo corpo giace sulla riva della sua bicicletta, non c'è più traccia. Se Irene è caduta da sola, chi ha portato via la bici? Le indagini scavano nella vita di quella donna riservata e portano alla luce verità oscure. Irene lavorava come mediatrice immobiliare e si occupava proprio della vendita di quel mulino. Un rudere che però faceva gola a molti come possibile investimento. Ma quella vendita non si chiudeva mai. Venne fuori che negli anni Irene aveva raccolto anticipi e caparre in contanti da numerosi acquirenti, facendo poi saltare la trattativa all'ultimo momento con scuse burocratiche. Tratteneva i soldi e manteneva il controllo del mulino, perché il mulino non era solo un oggetto di lavoro, era il suo luogo segreto. Lì Irene incontrava uomini che non volevano essere riconosciuti, uomini sposati, rispettati, con una reputazione da proteggere, uomini che di giorno prendevano decisioni importanti e di notte la raggiungevano in quel rudere umido per soddisfare i loro piaceri e fantasie più perverse. Il mulino era diventato un archivio di segreti pericolosi, segreti che Irene, invece, conosceva molto bene. Il dettaglio più strano, però, emerse solo dopo. Non sulla riva del fiume. Emerse alla casa di riposo dove viveva sua madre. Maddalena Giraudo era anziana, fragile e da tempo non usciva quasi più dalla struttura. La sera prima di essere trovata morta, Irene passò da lei. Arrivò tardi, poco prima che il personale iniziasse a chiudere il reparto. Un'infermiera ricordò che Irene aveva ancora il cappotto addosso, i capelli umidi per la nebbia e l'aria di chi non voleva fermarsi troppo. Rimase nella stanza pochi minuti. All'inizio nessuno diede peso a quella visita, ma dopo il ritrovamento del corpo, l'infermiera ripensò a una cosa. Mentre sistemava il carrello nel corridoio, aveva sentito Irene parlare con un tono diverso dal solito. Sembrava arrabbiata.
A un certo punto Irene disse alla madre una frase che l'infermiera ricordò quasi per caso. Con Lidia ho chiuso. Lidia era Lidia Cariglio, un'amica di Irene, forse l'unica vera amica che le fosse rimasta. Era stata proprio Lidia, il giorno prima, a vedere Irene per l'ultima volta e a raccontare che sarebbe andata al mulino in bicicletta per controllare una rilevazione richiesta da un cliente interessato all'acquisto. Quando i carabinieri interrogarono Lidia, lei ammise che tra loro c'era stato un litigio, ma lo definì una sciocchezza, una discussione tra donne. Disse che Irene era nervosa e che negli ultimi tempi si sentiva osservata, che vedeva minacce anche dove non ce n'erano. Poi aggiunse una frase ambigua. Irene aveva paura degli uomini, ma si fidava troppo delle donne. Eppure, nonostante tutti questi elementi, il caso di Irene Giraudo non arrivò mai ad un processo. Nei mesi successivi alla sua morte, l'indagine iniziò lentamente a sgonfiarsi. Non perché mancassero i dubbi, ma ogni indizio preso da solo sembrava non bastare. Gli uomini del mulino non avevano nomi certi e molte persone, quando capirono che il caso poteva coinvolgere nomi importanti, iniziarono a ricordare meno. In paese si cominciò a parlare più di quello che Irene faceva al mulino che di come fosse morta. Negli anni successivi il mulino non venne mai venduto. Il progetto di recupero saltò definitivamente e la struttura restò abbandonata. Oggi quasi nessuno parla più di Irene Giraudo. Il suo caso non è ricordato nei libri, non ha avuto titoli importanti, non è diventata una vicenda nazionale. È rimasta una storia di paese, una di quelle storie che sopravvivono solo nei racconti bassi, nei silenzi degli anziani, nelle frasi dette a metà. Semplicemente la storia di una donna trovata morta accanto a un fiume. Questo sicuro. Io non so dove andare. Sicuro. Io vedo un edificio qui dentro. Hai visto per quelli che buio? Mamma mia, che ci sono delle ragnatele enormi. Mamma mia, ragazzi. Ce l'ha, Vero? Da posto. È terrificante. Sì, Ah, ecco. non dici sì. E quindi qua il mulino? Io penso, raga. Ma quindi dovremmo trovare. Ah, di brutto è il mulino. Puoi vedere? Guarda. Oh, cioè però qua. No, infatti. Qua non mettete un piede neanche se vi pagano 1.000 euro. Guarda un po'. Guarda un po'. Guarda un po' tutti quei graffi dietro sulla porta. Pieno di graffi. Mamma, posso dirti che non ho una bella sensazione? Finalmente anche. Beh, allora, Anche guardando felici. qua è vero, Ah, ma qua è come fosse una casa, ragazzi. Cosa vuol dire? Qua è più casa. No, è un Ma mulino. invece sai cosa? Sì, mi sa? ho capito, ma intendo dire... A me sa tipo di stalla. No, no, qua ci sono le scale che salgono su. Che freddo che fa. Sì, è vero. Ma si gela. Freddissimo. Bravo, Ma sono qui, fa molto freddo. Io no. Sì, è proprio. Non è una bella sensazione. No, voi sì? Bella è un parolone.
Allora, voi mi prenderete per pazzo perché devo ancora girare tutto il posto. Ma sapete che io accenderei la black? Subito qui? Subito. Con chi parliamo? Con chi abbiamo a che fare? Baby. Ho il batticuore, scusatemi. Non mi capita... No. Sono pietrificata. Pietrificata. Io propongo una black. Passi. Brava. Porca via. Cosa hai visto? Fanculo. Cosa? Oh. Cosa? Ma È un pipistrello. No, Ma che dai, che palle. Forse se n'è andato perché mi è praticamente venuto in faccia. No, ma si è messo di Fatto là un male? po'. Eh? Guarda un po' là. Ti ha fatto male? No, no, no. No, ma allora sai cosa? È andato su. Infatti penso anch'io. Perché mi è proprio passato. Quindi accendiamo la black? Sì. Oh. Allora, Vabbè, facciamo posso così. dirti per la mia esperienza, Sì. sento talmente un peso sul petto. Che è giusto farla qua. Sì. No, no, ma perché c'è qualcosa che deve dire. Sono sicuro, c'è qualcosa che deve dire qualcosa. Sai che io adesso ho sentito anche i passi? Ah, ok, li senti anche tu. Ok. Non so se siete voi. Adesso inizio a sentire un po' di più il peso. Io non so Sai che perché. sensazione ho? Che arrivi qualcuno. Bravissimo. Io anche. Che non so, non siamo proprio da soli. No, bravo. Dalla chiesa. Brava, brava, brava. Raga, Dalla chiesa. C'è qualcuno qua che conosce Irene? Sì, Sì. prima risposta. Mamma mia, ci schifo. E chi è? Con chi stiamo parlando? Ha detto Irene? Ah, ecco, ok. bravi, bravi raga. Irene l'ho sentita. Irene l'ha detto. Anch'io l'ho sentito. Aspetta. Ma Irene sei tu? Zero pietà. No, ha detto zero pietà, ragazzi. Zero pietà. Non è Irene, quindi non stiamo parlando con Irene. Con chi stiamo parlando? Sappiamo che qui fuori, negli anni 70, è stato trovato il corpo di una donna di 34 anni che si chiamava Irene. Sì, Irene qui. è qui. Sì, hai detto c'è. Ah. E non è mai stato trovato il suo assassino, ma sono state scoperte delle cose su questa Irene. Certo. Quello che lei faceva in questo mulino. Non siamo qui per giudicare, siamo qui per raccontare i fatti e magari cercare di capire una verità che non è mai venuta fuori. Con chi stiamo parlando? Magari non mi vuoi dire il nome. Sei un uomo o una donna? Sono una? Sei un'amica di Irene? Tu, Tu che stai parlando con noi? donna.
Conoscevi Irene? La testa. Dimmi, Cosa? perché hai fatto sto verso? Così, capito? Ha detto la moglie. La moglie? Sì, la moglie ha detto. Ah sì? La moglie di un cliente. Lei veniva qua per... Vedersi con degli uomini. Quindi se effettivamente sei una moglie, non ti stava simpatica Irene? No. Ragazzi, una ventata di aria gelida. Gelida. Completamente gelida. Sei veramente la moglie di uno dei clienti? Secondo me no. Sono qui. Sei qui. Ma noi ti abbiamo chiesto chi sei. Ma scusami, ma lo sai che Irene è morta qua? Lo sai che Irene è morta? Irene è stata uccisa qua. Qua fuori è stata trovata morta. Esatto, è stata trovata morta qua fuori. Dal fiume. Senti, Aria fredda, lo sento. Anch'io, mi è arrivato è adesso. arrivata. Non c'è mai stata giustizia, per lei. Bisogna capire che rapporti avesse, se veramente la conosce. Sei contenta che è morta? Sei contenta che è morta? Ha detto sì, Non so, ho sentito. Ho sentito. Però non posso credere che sei tu l'assassino. No, no, Oh. vada. Che fastidio. Che fastidio, dai. Vai. Sapevi cosa combinava Irene qui dentro? No. Non lo sapevi. Diceva non saperlo. Infatti. Però Mi puoi scusa. dire il tuo nome? Esatto, bisogna capire se conoscesse bene Irene. Perché Bravo. sai quella cosa che dicevano che tutti la conoscevano, ma poi in realtà non sapevano mai nulla. La conoscevi prima che morisse? La conoscevi prima che venisse uccisa? Sì. Sì. Donna. Mi sai dire il tuo nome? Cioè, me lo vuoi dire? Mi vuoi dire il tuo nome? Come? Mai. Guarda che io non sono un poliziotto. No, infatti. Hai paura a parlare? Sì, non mi sembra che sia molto invogliata a parlare. Zero. Zero. Noi comunque delle cose le sappiamo, quindi non siamo poliziotti, vogliamo solo cercare Esatto. di essere aiutati, ma nulla di più. La verità non è mai venuta a galla. Non abbiamo cattive intenzioni. Ho capito, l'avete già detto. Bravo. Sì, può essere. Però scusatemi, il coraggio di dire che però era contenta che quella è morta, ce l'ha avuto. Infatti già la conosceva. Ma tu Hai avuto a che fare con l'acquisto di questa proprietà? Ragazzi, Cosa? ha brillato. Quando hai detto questa cosa. Hai pagato una caparra che non ti è stata restituita. Esatto.
Fiume. Fiume. Attenzione, Attenzione. Perdere. Hai perso la caparra allora? Non è detto che gli è successo tutte e due, eh? Cornuta e mazziata. Dici? Chi me lo dice? Non ho capito. Che magari ha perso pure la caparra e pure il marito, perché magari il marito veniva qua. È vero quello che dice Paolo? Come li addescava secondo voi? Tuo marito se la faceva qua? Ci sono dei segreti qui che c'è molto di più di quello che Senti sappiamo. aria. Bravo. C'è molto di più di quello che sappiamo, di quello che dicono, di quello che hanno scritto sui giornali, di quello che si può trovare banalmente ancora su internet. Cioè, Sì. secondo me c'è qualcosa di più. Ma aiutateci. Chiediamo questo. Da chi potremmo andare per sapere un po' di informazioni? Sai che ha detto Simone. Simone. Chi è Simone? Eh. Brilla. Ragazzi! L'hai beccato? Sì, sì. Chi è Simone? Lui? Chi è Simone? Lo puoi spiegare? Aspetta, dove lo troviamo questo Simone? Dimmi dove andare a parlare con lui. Dov'è? Ha risposto, ma non ho capito. Neanch'io. Me lo puoi ridire, per favore? Deborah. Io sono Deborah. Dove posso trovare questo Simone? Se Simone sa qualcosa, lei è stata trovata dal fiume. Se Simone era con lei prima di... Sì? Dobbiamo andare dal fiume. Ma questo Più vicino sì, al fiume, sono d'accordo. Avvicinarci di più al fiume, è vero? Cos'era? Di, stai calma. Cos'era? Paolo! Ragazzi, guarda. Lo so, ti vedo. Ha L'hai la pelle visto? d'oca. Ho la pelle d'oca. Tu non hai capito che cosa ho sentito io. Cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Ho i brividi. Guarda che roba. C'è stato dietro di me come se una pietra facesse per terra. Qui. Avvicinarci di più al fiume, è vero? Cos'era? Avvicinarci di più al fiume, è vero? Cos'era? Qui. Dietro. Qui. Ragazzi, terrificante. Mi è venuta la pelle d'oca. Ok, ragazzi, allora scusate, possiamo fare questo. Spegniamo la black e Proviamo proviamo ad ad andare andare verso il fiume. Proviamo ad andare, sì. Vediamo, adesso. Sì. Però posso dire ancora una cosa. Di. Prima di andare laggiù, Sì. facciamo ancora un veloce tour. No, sono d'accordo. Va bene. Lei ha sentito quello, non c'è una bella sensazione. Quindi comunque qualcosa di strano c'è qui dentro, no? Irene? Mio Dio, ragazzi, ma è inquietante. Quello scantinato. È tutto. Giù qua. Sì, ma molto, no, io non mi ma fiderei, molto pericolante. No. E poi posso dire una cosa? Non vedi una sorta di luce, di spiraglio? C'è come per dire di qua, no? C'è qualcosa che non va. O mi sbaglio? No, hai ragione, ma è che io continuo a sentire un peso sul petto. Forse il peso- capito. Come diceva Debbie, dei segreti, sai? Ecco perché nessuno parla. Si sente solo il peso dei segreti, punto. Bravo. Anche perché tutta la negatività
si consumava qua in tutti i sensi. Cosa succedeva? Come è possibile che lei non possa rispondere qua? Ma poi ragazzi, la domanda da $1.000.000. Perché ucciderla? Ah, beh. Cos'era? Hai sentito? Una porta che si chiudeva? Di nuovo. Lì. Lì c'è una porta, eh? Ma tu ti fidi? No, i gradini sono a posto. Ragazzi, vi posso dire una cosa? È tutto bruciato, comunque. Hanno provato a dargli fuoco a sto posto. Tu dici dopo il 76? No, per carità. Non mi piace proprio, ma È niente. proprio vero, è proprio uno scrigno di segreti. Però io non riesco a capire perché lei non possa essere. Perché ucciderla, ragazzi? Perché ucciderla? No, qua è pericolante. Sicuramente quello scaturisce moltissimo odio. Però anche il fatto di dare delle poi dipende da persona a persona. Che cosa? E sul fatto che comunque stiamo parlando degli anni 70. Anticipare una caparra secondo me non è come oggi. No. Per cui se lei faceva queste creste il motivo può essere quello, ma può anche essere invece. Poi per carità, la gente ha sempre ucciso per soldi, ragazzi. Però non avete Però una anche- sensazione come se qua non fosse un regolamento di conti, raga? Non mi dà quella sensazione. Qualcosa di più personale. Non mi sembra una donna che si è fatta un po' di creste, qualcuno l'ha beccata e poi l'hanno uccisa. Per carità, le lire in bocca possono dare quel senso lì, ok? Sembra il classico omicidio che mi hai fottuto i soldi, io ti uccido. E se sono state più persone? Che si sono organizzati. C'è una specie di proprio di complotto. Beh, Per farla fuori. Forse quello lì, quella è la strada più plausibile. Poi è chiaro che uno si è preso la briga di farla fuori. Chiaro, o hanno pagato qualcuno. Queste persone. E quindi qua c'è il segreto di tutto. Volevo andare dal fiume. Però qua rimane qui. Proviamo ad andare dal fiume. Sì, andiamo, sono d'accordo. Vediamo anche che sensazioni avremo là, se cambiano o no.